Buonasera a tutti. Oggi andremo a realizzare su AutoCAD un semaforo. Il semaforo sarà composto da quattro solidi che stamperemo successivamente con la stampante 3D. Allora, la prima parte che andrò a realizzare è questa qui. È fatta praticamente da vari parallelepipedi, vari cilindri che ci serviranno poi per realizzare i fori e poi c'è questa cupolina. Questa cupolina a sua volta è fatta praticamente da due cilindri, qui vediamo le misure, la D sta per diametro, l'altezza da 8 mm e sottratte l'una dall'altra e poi successivamente tranciate. Quindi vado a disegnare un cilindro con diametro 14 altezza 8 e un altro cilindro all'interno con diametro 11 altezza 8. Avvio AutoCAD, clicco su Inizia disegno, disattivo la griglia, attivo orto e cambio la vista cliccando su Alto, vado su SO assonometrico. Qui posso andare ad attivare il comando cilindro semplicemente scrivendo cil, mi esce come primo suggerimento. Il comando cilindro mi chiede di specificare il centro della base e clicco in un punto a caso. Clicco su diametro, abbiamo detto diametro 14 altezza 8, quindi 14, vado verso l'alto, 8 invio. Perfetto. Ripeto il comando o appunto scrivendo di nuovo cilindro o premendo sulla barra spaziatrice o premendo invio. Adesso vado a beccare o il centro della base superiore o il centro della base inferiore indifferente, come ho fatto io a trovarlo praticamente. Sono andato nel quadrante e mi sono spostato in direzione del centro, mi permette di trovare lo snap centro, clicco nuovamente su diametro, in questo caso il diametro è 11 e l'altezza ovviamente, siccome noi abbiamo puntato nel centro della base inferiore, andremo come direzione verso l'alto di 8. Chi invece ha puntato qui al centro nella base superiore andrà verso il basso di 8. Comando sottrai, da questo cilindro invio, sottraggo questo, invio. Ovviamente, velocemente con realistico, ci rendiamo conto che abbiamo creato praticamente un anello. Torno in wireframe, cambio colore, questo non è obbligatorio questo passaggio, però magari si vede meglio. Vado a fare una linea che va praticamente da questo quadrante parallela, quindi è importante che sia attivo orto, io l'ho già attivato prima, parallelo all'asse Y, mi sposto di 2 mm e poi vado ad unire la fine di questa linea in maniera continuativa con il quadrante superiore qui. Quindi a me quella che serviva è sostanzialmente questa linea inclinata. Quindi già la prima possiamo cancellarla. Adesso di questa linea con questa linea vado a realizzare appunto una superficie con il comando estrudi. Prendo la linea, premo invio e creo questa superficie. Questa superficie la faccio diciamo in modo tale lunga abbastanza da attraversare diciamo tutto il nostro anello. Come vedete io l'ho fatta molto più lunga, magari con realistico si capisce meglio. Questa è la superficie che abbiamo appena creato e va praticamente ad attraversare tutto il nostro anello. È fondamentale che lo attraversi tutto perché noi dobbiamo andare a attivare il comando trancia. Trancia, selezionare gli oggetti da tranciare. Ovviamente l'oggetto da tranciare è il nostro anello. Premo invio, specificare il punto iniziale del piano di tranciatura oppure una superficie e quindi io clicco qui nella barra dei comandi su superficie. Ovviamente adesso mi chiede di selezionare la superficie, è questa, e adesso ha già tranciato l'oggetto, però vuole sapere qual è il solido da mantenere, cioè ovviamente l'ha tranciato e quindi in due parti l'ha diviso, una parte è questa e una parte è questa. Se io premo invio manterrà entrambi i lati, quindi avrò due pezzi separati. Nel nostro caso questa parte non ci serve, quindi io andrò a selezionare il solido da mantenere che è questo. La superficie la posso cancellare e mi ricordo anche di cancellare questa linea che non mi serve più. Perfetto. Quindi abbiamo creato la prima cupolina che andrà poi a coprire i vari LED che io andrò ad inserire all'interno di questo semaforo, perché poi lo farò diciamo funzionare tramite una scheda Arduino. Ovviamente gli altri due non è che li andiamo a ricreare, ma semplicemente andremo a fare una copia. Andiamo a fare questa seconda parte.
Allora, per realizzare questa parte dobbiamo creare un parallelepipedo 50x20 con altezza 13,5 mm. Come vedete gli spigoli, i 4 spigoli sono raccordati con raggio 2, quindi andremo ad utilizzare successivamente il comando raccorda spigolo. Ovviamente all'interno qui deve essere svuotato, no? E quindi andrò a realizzare un parallelepipedo più piccolo con dimensioni 44x14 e altezza 11,5 che andrò ad inserire, a posizionare all'interno e andrò a sottrarre. Per fare questo foro creerò un cilindro con diametro 10 e altezza 3, in realtà l'altezza diciamo non tanto ci interessa, l'importante è che creiamo l'alloggio per inserire poi il nostro palo del semaforo, e 3 cilindri diametro 5,1 e altezza 2 per andare poi a fare questi fori. Ovviamente qui in questa vista dall'alto abbiamo che cosa? Le distanze, no, tra i vari fori e con cui andrò poi a piazzare anche facilmente questa cupolina qua. Quindi ritorniamo su AutoCAD, ovviamente lo facciamo sempre sullo stesso file, tanto poi eventualmente in fase di stampa noi possiamo esportare i solidi, no, i file STL dei solidi che andiamo a selezionare, come abbiamo visto magari nei video precedenti. Quindi para, che sta per parallelepipedo, prendo la seconda, diciamo, il secondo suggerimento, specificare il primo angolo. Beh, come primo angolo clicco in un punto a caso, me lo dà rosso ovviamente perché avevo lasciato attivo il colore rosso qui, poi lo cambiamo, e adesso clicchiamo su lunghezza. Allora, questa dimensione sarà 50, questa sarà, abbiamo detto, 20, e l'altezza era, se non erro, 13,5. Perfetto. Cambiamo subito colore. Cambiamo colore anche qui. Ok. Vado ad attivare il comando raccorda spigolo, però disattivo il realistico, metto il wireframe. Ecco qui, raccorda spigolo. Raggio, se non mi sbaglio, raccorda spigolo è già è impostato a 1, quindi devo cliccare sul raggio, 2, invio, e vado a prendere i 4 spigoli, 1, 2, 3 e 4. Invio per accettare, diciamo, per aggiornare l'anteprima e invio nuovamente per accettare. E quindi abbiamo già raccordato gli spigoli. Di nuovo, vado a prendere parallelepipedo, clicco in un punto a caso, lunghezza, abbiamo detto che questa qui sarà 44, 14 e altezza 11,5 e premo invio. Adesso devo andarlo a posizionare qui, diciamo, a pari, la base di sotto andrà a pari della base di sotto di questo, però devono essere centrati. Come faccio? Creo semplicemente una linea che va da punto centrale a punto centrale, e una linea che va da punto centrale qui a punto centrale qui. Prendo questo, tasto destro sposta, lo prendo come punto base dal punto centrale di quella linea che abbiamo appena realizzato e lo farò coincidere col punto centrale di quest'altra linea. Ovviamente le due linee le possiamo semplicemente selezionare e cancellare. Sottrai, da questo, invio, sottraggo questo, invio, e praticamente l'abbiamo svuotato. Quindi io avrò nella realtà la possibilità di andare ad inserire qui dentro, no, tutto il cablaggio, quindi i LED saldati con i cavetti che escono ovviamente poi da questo foro che dobbiamo realizzare tra poco. Allora, soffermiamoci su questi 3 fori, quindi 3 cilindri con diametro 5,1 e altezza 2. Io andrò a tracciare, partendo da questa parte, dal punto centrale di questa linea, una linea che sarà lunga 10, un'altra di 12 e un'altra di 12. Ovviamente il punto finale e il punto finale di queste 3 linee rappresenterà il centro dei vari cilindri. Quindi, comando linea, da punto centrale, ovviamente orto deve essere sempre attivo, 10, invio, 12, invio, 12, invio. Quindi ho realizzato 1, 2 e 3 linee. Di queste 3 linee sfrutterò i 3 punti finali.
Quindi attivo il comando CIL, cilindro, clicco alla fine di questa, ad esempio, diametro 5.1, invio, altezza abbiamo detto 2, invio. Poi potete fare altri 2 cilindri oppure semplicemente prendiamo questo, tasto destro, copia, seleziono questo come punto base, attenzione non lo andate a copiare nei punti centrali ma punto snap punto finale e snap punto finale. Nuovamente, le linee le possiamo già cancellare, sottrai, da questo solido invio, voglio sottrarre questi 3 cilindri, invio. Realistico, come vedete abbiamo ottenuto 3 fori. Torniamo in wireframe, prendo questo, tasto destro, sposta, mi avvicino alla parte, alla circonferenza e clicco nel centro e lo faccio coincidere con il centro di questo foro. Anche qui seleziono l'oggetto, tasto destro copia, prendo questo e lo copio qui e lo copio qui. Al contrario, unione, invio e vado ad unire tutto in un unico solido realistico. Quindi abbiamo messo le 3 cupole. Quindi di questo solido ci manca solo il foro qui. Però vi rendete conto che questo foro è orientato diversamente rispetto a questi 3 che abbiamo appena realizzato. Quindi cosa devo cambiare? L'asse Z, l'orientamento dell'asse Z. Tolgo il realistico, rimetto il wireframe, clicco semplicemente sull'asse Z, clicco sul pallino blu e lo oriento in questa maniera qua. Comando linea, faccio una linea che va da punto centrale a punto centrale, cilindro, clicco nel punto centrale di questa linea che ho appena realizzato, diametro, questo qui è diametro 10, vado verso l'interno di 3, sottrai, da questo, invio, sottraggo questo, cancello la linea e abbiamo creato questo furo. Perfetto. Ovviamente io una volta che andrò, una volta inseriti i LED, fatto tutto il cablaggio, le saldature eccetera eccetera, chiuderò tutto con un tappo. Il tappo è questo qui. Quindi come vedete il tappo è leggermente, questa base qui è leggermente più piccola, in modo tale da andare diciamo ad incastro dentro. Poi molto dipende, questo accoppiamento con interferenza dipende dalla precisione anche della stampante 3D che utilizzate. Però sostanzialmente è un solido molto semplice, quindi 2 parallelepipedi posizionati in una certa maniera, quello di sotto avrà appunto gli spigoli raccordati col raggio 2. Lo facciamo subito. Io disattivo il realistico, cambio l'orientamento dell'asse Z, lo rimetto come prima, scrivo para con la tastiera, parallelepipedo, clicco in un punto a caso, lunghezza e abbiamo detto 43.8, invio, 13.8, invio, altezza 1.5, invio. Con la barra spaziatrice ripeto il comando, clicco in un punto a caso, clicco su lunghezza, 50, invio, 20, invio, altezza 1.5. Questo più grande lo dovrò raccordare gli spigoli, quindi rack, raccorda spigolo, vedete raggio 2, perché ovviamente abbiamo raccordato prima con raggio 2, e quindi vado a selezionare 1, 2, 3 e 4 spigoli. Primo invio mi fa aggiornare l'anteprima, secondo invio me la fa accettare. Stesso discorso di prima, faccio una linea da punto centrale a punto centrale sulla faccia superiore di questo, una linea da punto centrale a punto centrale
nella faccia inferiore di questo, seleziono tutto, tasto destro sposta, come punto base seleziono il punto centrale, lo faccio coincidere con questo punto centrale. Le due linee le seleziono e le cancello. E quindi ho posizionato tutto correttamente. Uni, che sta per unione, seleziono i due e premo invio. È diventato un unico solido, quindi questo è il tappo sostanzialmente della testa, diciamo, del nostro semaforo. Nel prossimo video andremo sostanzialmente a vedere come rappresentare la base e il palo del nostro semaforo.